Durante questo test vi accorgerete che le S4 che ho provato sono due, un esemplare completamente originale e uno con qualche miglioria meccanica. Quella con i cerchi gruppo B bianchi è stata leggermente preparata dai gemelli Baldi ed ha qualche cavallo in più. Io commenterò principalmente la vettura originale, ma penso non vi dispiaccia sentir passare quella con lo scarico libero nelle immagini di copertura. Nonostante le abbia guidate a mesi di distanza e fossero comunque abbastanza diverse, ho ritrovato le stesse identiche impressioni di guida in entrambe. Sono dentro una S4 stradale. So di averlo detto già tante volte, ma questa qui è qualcosa di strano e strano ancora di più. Qui si tratta davvero di creature leggendarie, mitologiche. La primissima impressione è che è un'auto molto più imponente e ingombrante di quanto sembri dalle foto e dai video. Non è la prima volta che ne vedo una, ovviamente, ma non so perché oggi la vedo più grande. È un macchinone e comunque ricordiamoci che la versione strada pesa intorno ai 1200 kg rispetto alla macchina da corsa, ovviamente molto più pesante e credo davvero tanto diversa da guidare. 1750, ovviamente 4 cilindri, è una doppia sovralimentazione di due tipi diversi, quindi una sovralimentazione mista divisa in bassi ed alti regimi, affidati rispettivamente a compressore volumetrico che tiene viva la macchina ai bassi e da un turbo che è questo qui, che la rende più cattiva ad alti regimi. La potenza è di 250 cavalli, fu ovviamente concepita per andare contro quella che sarebbe stata la sua avversaria più grande, la 205 T16. Finita l'era delle due ruote motrici, con la 037 fu l'ultima macchina a vincere un campionato mondiale con le ruote dietro a spingere. La S4 fu la risposta alle concorrenti estere per il campionato 1986, che fu poi effettivamente l'unico corso dalla S4 prima della chiusura del gruppo B da parte della FIA per pericolosità delle competizioni e delle macchine stesse, che erano, a detta di tutti, andate davvero tanto oltre per quanto riguarda potenze e gestibilità. La S4 è indissolubilmente legata alla tragedia di Toivonen e Cresto al Tour de Corse 86, dove persero entrambi la vita in un incidente terrificante che vi sconsiglio di andare a cercarvi, e fu lì il vero campanello d'allarme. Questa macchina è un po' dannata, è macabramente affascinante anche per tutti i drammi che ha vissuto durante la sua brevissima carriera. C'è stata la grossa delusione della sconfitta, molto dubbia e sempre contestata, subita dalla S4 in favore della rivale 205 T16 per la squalifica del rally di Sanremo. Insomma, la storia la conosciamo un po' tutti. C'è tantissimo materiale per studiare la storia e le caratteristiche tecniche della S4, sia stradale che corsa, ma non molti vi hanno raccontato come va su strada una S4 stradale. E andiamo a vederlo insieme. È sicuramente qualcosa che non ho mai sperimentato, nulla di simile, forse la T16, ma in realtà no, mi sembra già molto differente. Hanno di simile la seduta, la classica seduta che si ha quando sotto al fondoschiena si deve avere qualcosa che sarebbe meglio non avere lì. Fastidiosa come la T16 in questo, a causa del serbatoio sul quale si è seduti, automaticamente tutto quello che potrebbe stare più in basso lo si trova più in alto, e quindi sterzo, testa, è tutto spostato verso l'alto. In qualche modo le braccia sul volante riescono ad essere abbastanza comode, diciamo comode. Le ginocchia, per me che sono alto, sono attaccate al volante. Questo non aiuta a sentirsi a proprio agio. Non che la S4 sia una macchina che ti fa sentire a tuo agio in nessun modo, ma la seduta non ti aiuta assolutamente. Devo combattere il fatto che
è un'emozione un po' particolare guidare una macchina così, quindi cercherò di dividere le sezioni della guida in modo da raccontarvele a compartimenti stagni il più possibile. Non è agile, non è compatta come una Evoluzione, è molto più grossa, è più carica e la trazione non è ordinata e lineare come sulla Evoluzione o sulle 16 valvole. Si perde quel piacere che le 8, 16 valvole ed Evoluzione hanno sullo sterzo e sull'avantreno. Questa qui sembra tutt'altro, è molto disconnessa dalla strada in realtà. È strano, non ti dà assolutamente la sensazione di stare a fare qualcosa che tu hai sotto controllo, è tutt'altro, molto sottosterzante, molto. Qua il giudizio su questo va dato in modo un po' distaccato perché siamo su gomme diverse da quelle che la S4 conobbe quando fu sviluppata. Chiaramente sappiamo, l'abbiamo ripetuto 1 miliardo di volte, le gruppo B stradali non erano auto pensate per il cliente, pensate per il divertimento sulle strade di tutti i giorni. È ovvio che il divertimento che ne deriva è tutt'altro, ma non aspettatevi una macchina bella da guidare. È una macchina particolare da guidare, sì. È un'esperienza di guida totalmente diversa da tutto quello che ho mai provato ed è stranissimo. Quella bellissima sensazione di farsi trascinare fuori dalle curve che hanno tutte le Delta a motore anteriore, su questa sono impegnato in tutt'altro, nella gestione del sottosterzo e nella gestione dell'erogazione. 250 cavalli. Ero già stato un po' avvisato del fatto che non avrei dovuto aspettarmi una macchina molto violenta quanto a erogazione, ma ne ha anche lei. Devi avere un po' il coraggio di andare più in alto perché sembra già arrivata e ovviamente l'effetto del compressore, quando si esaurisce un po' quell'effetto lì, inizia il divertimento. E questo è 6.000 giri, 6.500 e inizia a prendere vita, ma sapendo quanto costa credo proprio che continuerò a stare un po' più bassino di giri. Andiamo avanti. Mi piace parlarvi un po' delle modulabilità di tutti i comandi. Lo sterzo ai piccoli angoli è molto bello, anche se mi sembra che abbia risposte diverse a destra e a sinistra. Questo non credo sia troppo un discorso da fare quando parliamo del modello, ma piuttosto dell'esemplare. Negli appoggi un po' più larghi la macchina è molto solida, dà sicurezza e quella è l'unica fase della guida in cui la S4 stradale ti dà un po' di sicurezza in più, ma parliamo di andature molto turistiche, quindi non mi esporrei troppo con un commento di questo genere. Frena abbastanza, all'inizio sembrava davvero non frenare nulla, invece adesso sento che risponde un po' meglio, o sono io che ho capito un po' di più come trattarla. Anche il cambio da freddo era un po' un disastro, invece in realtà scaldandosi ci vuole un po', ma funziona bene. Mi aspettavo un rollio molto più accentuato, in realtà è accettabile per la strada. Sto provando a scaldare le gomme davanti in tutti i modi, sperando di ottenere un po' più di grip, ma difficile. La sensazione è anche che sia abbastanza pesante, infatti 1200 kg non sono proprio un peso piuma. Scaldandosi tutta la meccanica inizia ad essere più sensata per me, più bella ovviamente, ora che la sento molto calda e vi assicuro il calore arriva in cabina anche se fuori non è così caldo. Lo dico un po' contro il ragazzino con il poster in camera che è un po' goffa. Non ha nulla dell'agilità della 037, ovviamente è tutta un'altra macchina, chiaro che sia così. Quello che mi fa impazzire è il rumore che fa il motore con il miagolio del compressore che si mischia al fischio della turbina e quando apre è un'esperienza. È difficile raccontarvela a livello dinamico perché si vede che non è una macchina pensata per essere dinamicamente valida. Non è assolutamente noiosa. Se si è un minimo informati su che macchina è questa, non si può rimanere delusi da quello che si prova al volante. Chiaramente, come spesso accade, le leggende metropolitane qui hanno fatto molto più di quello che dovevano. Rimandiamo ogni leggenda a quando semmai proverò
una S4 gruppo B corsa. Nello stretto è veramente difficile tenerla in riga e indirizzarla dove vuoi tu, perché tende molto facilmente a andare oltre la linea impostata con il muso. Un primato che ha senza il minimo dubbio è gli interni più belli di una gruppo B stradale. Sono i più belli di tutta la categoria mani basse. Dentro è stupenda, macchina dal fascino impareggiabile, già soltanto guardandola da fuori, con il sistema di apertura dei cofani, con la trama del composito. Un aspetto molto buono della dinamica sono le verticali, che hanno giustamente tenuto molto morbide, e quindi sullo sconnesso e su tutte le imperfezioni della strada la macchina sale su e se ne frega abbondantemente di essere un po' violentata. Le asperità dell'asfalto non si ripercuotono molto sullo sterzo e quindi si ha la sensazione di poter andare molto più forte dove la strada non è liscia, legge molto bene. Sono riuscito a scaldare un po' di più le gomme, migliora leggermente sull'anteriore, ma rimane ancora difficile da inserire. Si può insistere poco di più in percorrenza, ma tende comunque a smusare anche in uscita e questo ti rovina un po' quello che vorresti farci con l'S4. Avendone in mano una ti verrebbe in mente di andare come un diavolo, ma non è così che ci si ritrova ad andare. Qui il divertimento non è la velocità pura, qui è più un accorgersi di tutte le particolarità e i dettagli e gli aspetti della guida che ha solo lei. È lì il gioco. Bene.